Aggiornamento di calciomercato Inter e ultime news anche di campo in questo appuntamento con il nostro format richiestissimo qui sui nostri canali, dove andiamo a condensare in pochi minuti tutte le notizie più importanti di casa Inter. E allora, ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio. Facciamo un bel punto della situazione. Abbiamo pensato di fare questa cosa subito dopo le feste per ripartire con un aggiornamento su tutti i fronti. Vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti, mi raccomando. Partiamo subito con le notizie, ovviamente da quella più importante in assoluto per quanto riguarda il mercato e mi riferisco ovviamente a Tayon Buchanan, questo esterno canadese di cui vi stiamo parlando già da diverso tempo. Ieri abbiamo pubblicato anche un approfondimento, un identikit completo sulle caratteristiche di questo calciatore che è sempre più vicino all'Inter. Non è ancora un affare concluso perché c'è una trattativa in corso, ma c'è chi si sbilancia dicendo che per Capodanno è atteso il suo arrivo a Milano. Di sicuro sappiamo che Inzaghi lo vuole e lo vorrebbe a disposizione subito per la gara del prossimo 6 gennaio contro il Verona, quindi siamo in una fase sicuramente molto calda. Ci sono però soprattutto un paio di novità di cui vorrei parlarvi oggi, perché da un lato c'è chi sostiene relativamente alla formula di questo affare che non si tratterà probabilmente di un prestito con obbligo di riscatto, dovrebbe essere invece un affare a titolo definitivo con l'Inter, che quindi avrebbe deciso di fare anche questo passo verso il Club Brugge, che voleva questo tipo di formula per il giocatore che, lo ricordiamo, scadenza di contratto nel 2025, non intende rinnovarlo, quindi siamo quasi vicini all'ultimo anno di contratto che porta con sé ovviamente tante dinamiche differenti. Si cerca quindi a questo punto di abbassare anche un po' il costo del cartellino, la cifra complessiva di questo affare, soprattutto con l'Inter che ha riscontrato da parte del Club Brugge una richiesta che partiva da circa 12 milioni di euro. L'Inter invece sta cercando di portare questa cifra complessiva sotto il muro dei 10 milioni, vorrebbe chiudere sui 7-8 con vari bonus, di cui una parte diciamo sarebbe facile da raggiungere. Questo è un po' l'obiettivo. Comunque ragioniamo attorno a quest'ordine di grandezza qua come tipologia di operazione, a quanto pare. L'altra novità, diciamo così, riguarda invece un'intervista che ha pubblicato in queste ore Tuttosport, in cui Gert Verheyen, che è una leggenda del Club Brugge, il secondo miglior marcatore nella storia del club, diciamo che ha lanciato dei pareri diciamo non molto entusiasmanti su Buchanan, ecco, perché ne parla innanzitutto come un giocatore sì offensivo, ma che comunque non ha delle statistiche così brillanti in termini offensivi, e dall'altro lato ne parla anche come un giocatore che non sa fare la fase difensiva. Dice anche che ci sono altri calciatori più importanti di lui nel Club Brugge, così come anche nel Canada, quindi non è un top assoluto. Gli viene fatto poi anche un paragone con Perisic, che in carriera aveva giocato lì attorno ai 20 anni proprio nello stesso club in Belgio, e dice che Perisic era più forte e più completo, per dire, ai tempi. Anche Perisic comunque ha avuto bisogno di diverse stagioni per poter esplodere definitivamente. E infine sottolinea come in questa stagione sembri piuttosto arrabbiato come calciatore, che si perde troppo in discussioni, dice, con gli arbitri e anche con va a litigare con gli avversari, e quindi sembra, addirittura mi è rimasta impressa questa frase quando dice sembra aver perso la capacità di godersi la partita, dice Verheyen appunto di Buchanan. Tante note potenzialmente negative, quindi, che vedo anche che hanno lanciato un certo allarme tra i tifosi che stanno molto commentando questa intervista anche sui canali di Passione Inter. Io vorrei metterci però un paio di appunti sopra, partendo dalla fine, da questo tema, sul fatto che sia nervoso e abbia un carattere particolare quest'anno è sicuramente una cosa non positiva, ovvio. C'è da dire però che stiamo parlando di un calciatore che ci si aspettava cambiasse squadra per un campionato più importante già durante la scorsa estate di mercato. Non è una giustificazione, perché poi anche il carattere secondo me è uno dei fattori sicuramente da tenere in considerazione quando vai a giudicare un professionista, soprattutto quando devi portare una squadra di alto valore, di alto livello come l'Inter. Ma io capisco che un giocatore relativamente giovane, visto che è un classe 99, non giovanissimo, ma relativamente giovane, ecco, si aspetta di fare il salto in un'altra squadra, poi invece rimane lì, credo sia normale che possa risentirne anche in termini di rendimento. Sugli altri aspetti legati invece ai dubbi tattici e tecnici, diciamo, attorno a questo giocatore, sono anche qui dei dubbi legittimi, comprensibili, ma io ribadisco un concetto che ho già espresso più volte, soprattutto nelle ultime settimane. Questa Inter
di Inzaghi soprattutto. È una squadra che secondo me moltiplica il valore dei calciatori che sono presenti in rosa, soprattutto che sono titolari. Io sono convinto che diversi giocatori di questa squadra in altri contesti non sarebbero a questi livelli e avrebbero un rendimento quantomeno differente. Questa è la mia convinzione. In più, io credo anche che Inzaghi abbia dimostrato di essere anche all'Inter, forse soprattutto all'Inter, un allenatore in grado di far crescere i singoli all'interno del suo contesto di gioco. Per cui magari Buchanan potrebbe arrivare e non essere pronto subito, ma come diceva ieri il nostro Simone nell'approfondimento che vi consiglio di recuperare, è un investimento anche in ottica prossimo futuro. Ecco, quindi potrebbe non essere pronto subito, ma sicuramente ci sarà da lavorarci, però dopo anche il caso Bissek, di cui stiamo tanto parlando in queste settimane, che arrivava dalla scorsa estate, da un campionato minore, ecco, questo è un altro colpo che secondo me va accolto con un pizzico di entusiasmo. Giocatore che non è ancora al picco della sua carriera, con una discreta esperienza internazionale, titolare della sua nazionale, ha oltre 30 presenze con la nazionale del Canada, che non sarà la più grande nazionale al mondo, ma a differenza dell'Italia, per esempio, il mondiale lo ha fatto. È un giocatore con una buona velocità e con un buon dribbling, cose che in Serie A solitamente ti fanno fare una buona figura, e lo vai a prendere ad un prezzo comunque contenuto o abbordabile, se le cifre che girano appunto saranno confermate. Quindi abbiamo spesso detto di voler vedere il mercato dell'Inter che esce dal solito giro dei procuratori amici, dai soliti nomi della Serie A. Ora si vede che si cominciano a sondare anche dei campionati diversi, si vede un po' di aria nuova secondo me, non ancora del tutto, degli errori sono inevitabili, però questa cosa un po' si respira. Poi ovviamente sarà il campo a parlare, sarà il giocatore a dover dimostrare di essere all'altezza e anche l'allenatore e i compagni metterlo nelle condizioni giuste. A questo punto, e ci colleghiamo agli altri temi, la rosa sarebbe numericamente completa, visto l'infortunio di Quadrado. Molti mi dicevano che l'esterno all'Inter non serve perché possiamo adattare lì vari giocatori. Io vi metto sul tavolo questo pensiero, poi lascio a voi dire se serve o non serve. Quadrado è stato preso in estate quando avevi già Pavard, Darmian e Bissac in rosa, quindi è stato preso perché si riteneva servisse un esterno destro, soprattutto con delle caratteristiche offensive più da poter spaccare la partita, diciamo così. Cosa che a Darmian un po' manca, e ormai credo che la conversione a terzo per me si sia completata, salvo casi di emergenza dove viene spostato un po' dove serve. Pavard credo che per caratteristiche non ha, secondo me, quelle caratteristiche che servono ad Inzaghi da quinto, credo, oltre al fatto che vuole giocare difensore, e l'ho detto più volte. Bissek da quinto, me lo ripetete spesso, lo so, per me è un ottimo terzo e fa bene a giocare lì, credo continuerà a giocare lì. In caso di necessità penso possa fare anche il terzo a sinistra alle spalle di Bastoni, dove oggi i vice sono adattati, Carlos Augusto e Acerbi, anche se io continuo a pensare che come evoluzione potrà fare il centrale puro, ma vedremo. In ogni caso per Bissek ho sempre detto, in un Inter che dominerà tendenzialmente l'80% delle partite, da terzo lui ci sta alla grande perché può sganciarsi, può fare molto bene quello che fa Bastoni anche a sinistra, e questo discorso secondo me può essere adattato anche a Buchanan. Io mi aspetto che l'Inter domini gran parte delle proprie partite e Buchanan può aggiungere quel qualcosa in più dal punto di vista offensivo. Chiaro che deve curare anche la parte difensiva, ma non sarà testato prettamente lì sulla copertura difensiva, secondo me. Anche per questi motivi, comunque, che vi dicevo relativamente a Bissac, si è deciso di non anticipare il colpo Thiago Giallo dal Lille, o almeno così sembra al momento, perché il difensore portoghese è in scadenza di contratto a giugno, ne parliamo da tanto tempo, l'Inter si è portata molto avanti per averlo a parametro zero la prossima estate. Il Lille sta spingendo per venderlo subito, vorrebbe incassare, si parla di circa 5 milioni di euro in questa finestra di mercato, e come vi racconto da settimane la Juventus si è interessata per tentare l'anticipo su Thiago Giallo, questo difensore portoghese appunto. Mi dicono però che la Juventus in questo momento, anche se nessuno mi sembra ne stia parlando, qualche problema ce l'ha e deve risolvere prima diverse questioni per poter affrontare poi anche questo tipo di investimento. Quindi al momento l'Inter, a meno di colpi di scena, rimane davanti, sempre però nell'ottica di averlo a parametro zero la prossima estate. Dall'altro lato c'è chi dice che l'unico colpo da fare in realtà in questo mercato debba essere quello dell'attaccante. Serve assolutamente un colpo in attacco, mi state dicendo in tanti, è un tema molto sentito, sul quale però vi devo dire ci sono in questo momento
pochi aggiornamenti. In primis perché su Arnautovic si deve continuare a puntare. 1 perché qualche segnale di ripresa secondo me lo sta dando, 2 perché comunque ha un contratto che non scade a giugno e quindi non credo ci sia qualcuno interessato a comprarlo adesso. Su Sanchez invece pare che gli interessamenti dall'Arabia Saudita, per il momento non abbiano prodotto niente di concreto, quindi per il momento rimane all'Inter. E a questo punto, a livello numerico, e torniamo anche al discorso delle liste, l'Inter è a completo. Fatico a pensare ad un Sanchez che rimane in rosa, ma finisce fuori dalla lista Champions perché arriva un altro attaccante. Anche perché come nomi per ora non è spuntato niente di veramente concreto. C'è Taremi di cui si continua a parlare moltissimo, piace moltissimo, rimane un obiettivo sicuramente, ma a parametro zero per la prossima estate. A gennaio c'è chi dice che il Porto voglia ancora 10 milioni per venderlo, a me hanno detto in realtà anche qualcosa in più, quindi cifre veramente importanti per un giocatore che tra poche settimane può ingaggiare a zero per la prossima stagione e sarà poi in Coppa d'Asia tra le altre cose. Martial del Manchester United, anche lui in scadenza di contratto a giugno, io lo prenderei subito per caratteristiche, soprattutto in un Inter di Inzaghi. Anche lui però ha un ingaggio molto alto e se dovesse sparire il decreto crescita come sembra, diventa veramente complicato poi renderlo sostenibile per l'Inter in questo momento. Muriel dubito che l'Atalanta lo ceda facilmente all'Inter a gennaio e rimane tra i vari nomi che stanno spuntando quello di Armando Broja, credo che si pronunci così, attaccante albanese classe 2001 del Chelsea, che è tornato dall'infortunio, ha già accumulato una decina di presenze in questa stagione giocando però solo degli spezzoni, è potenzialmente in uscita, sarebbe eventualmente fattibile in prestito, ma sempre dopo un'uscita che dovrebbe essere appunto quella di Sanchez. Al momento mi sembrano degli incastri difficili, quindi l'attacco pare per ora destinato a rimanere così. Chiudendo poi col mercato dei parametri zero, dopo aver detto di Giallo e Taremi, attenzione anche a Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, anche lui in scadenza 2024, sul quale vi abbiamo aggiornato già diverse volte. Potrebbe esserci, mi dicevano oggi, un ultimo tentativo da parte del Napoli per cercare di rinnovare il contratto del centrocampista polacco, anche se soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di De Laurentiis sembra un po' difficile. Comunque l'offerta dell'Inter c'è, è abbastanza confermata ormai, è un'offerta importante sempre per averlo a zero la prossima estate. È una situazione però molto delicata e anche piuttosto onerosa come cifre, quindi l'Inter nei prossimi giorni tornerà a farsi sentire per blindare questa situazione e avere la certezza di questa situazione, evitando anche inserimenti da altre società arabe e non solo. È quindi un profilo ancora da tenere d'occhio lì. Infine un paio di aggiornamenti anche in vista della gara contro il Genoa che poi approfondiamo in diretta alle 19:30 come ogni giorno. Frattesi è saltato l'allenamento per febbre e quindi immagino che partirà dalla panchina venerdì. Dumfries sta recuperando, Inzaghi vorrebbe cercare di convocarlo nella gara di venerdì contro il Genoa in modo da averlo poi contro il Verona il 6 gennaio. De Vrij è ok ed è in panchina. Lautaro e Di Marco rimangono le assenze con Lautaro che sembra più avanti nel recupero, sempre in vista Verona come obiettivo. Per il momento quindi diciamo che l'unico dubbio di formazione sembra essere in difesa con Bissek e Pavard che si giocano quel posto a destra insieme ad Acerbi e Bastoni per la difesa. Chiedo a voi di farmi sapere in chat, nei commenti, chi schierereste, chi vorreste vedere dal primo minuto, Bissek o Pavard lì in quella zona a destra. Nel Genoa invece dall'altra parte potrebbe recuperare Retegui in attacco, ma in teoria partendo poi dalla panchina. C'è ancora da capire come sta Strootman in mezzo al campo, quindi qualche problemino di formazione c'è anche per il Genoa di Gilardino. Fatemi sapere un po' nei commenti che cosa ne pensate di tutte queste notizie. Aspetto i vostri commenti ovviamente. Vi ricordo che come ogni giovedì, anche in questo giovedì 28 dicembre, tornerà l'appuntamento con il Watch Party nel club di Passione Inter. Guardiamo documentari, film, vecchie partite e non solo nel club di Passione Inter, quindi fate un salto su passioneinter.club se volete entrare a far parte anche voi della nostra community, se volete sostenere il nostro progetto. Vi lascio con un approfondimento per chi ci segue in podcast, lo trovate in descrizione, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.